Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio settimana. Andiamo a riepilogare e confrontarci sulle ultime in casa Inter, prendendo spunto dai quotidiani in edicola oggi e andremo poi a fare un focus tattico su come Kivu sta utilizzando i quinti, sul perché spesso prediliga dei quinti a piede invertito, come l'Inter attacca ampiezza, rifinitura e profondità sfruttando spesso gli scambi di posizione. Andiamo con ordine, iniziamo dalle ultime di giornata e naturalmente io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale, sono dei semplicissimi click che però danno un grandissimo supporto. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport che scrive priorità esterno destro, nuova offerta per Diaby e Jones rompe con i Reds. Dell'esterno destro si parla anche sul Corriere dello Sport dove leggiamo l'Inter se destra, il nuovo Dumfries è la priorità, Diaby non si sblocca. Concluso la tournée in Australia, il club ora vuole chiudere l'accordo per dare a Kivu l'esterno atteso da settimane. La ricerca continua. Al momento Moussa Diaby Inter non è una trattativa chiusa, c'è la possibilità di prendere il calciatore dell'Al Ittihad. Il punto è che c'è la concorrenza del Bayer Leverkusen che al momento è in vantaggio, perché l'Inter aveva offerto 20 milioni più il cartellino di Aslani e al momento non è una proposta convincente. Tra l'altro bisogna sempre capire qual è l'intenzione di Aslani, se accetterebbe la proposta araba, perché per esempio lo scorso anno ha rifiutato diverse opzioni, tra cui c'era anche il Bologna che tra l'altro lo aveva chiesto a titolo definitivo. Quindi insomma bisognerebbe trovare la quadra dal punto di vista economico, bisognerebbe superare la concorrenza del Bayer Leverkusen o quantomeno attendere che non si arrivi ad un accordo tra il Leverkusen, appunto l'Al Ittihad e Moussa Diaby. Per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore, ovviamente è pronto a ridurre le pretese perché in Europa è improponibile che venga a chiedere 15 milioni di euro stagionali, che invece attualmente percepisce in Arabia. Sarebbe però comunque un ingaggio importante perché comunque parliamo di un ingaggio tra i 5 e i 6 milioni di euro. Al momento, come detto, il Leverkusen è in vantaggio, quindi l'Inter lavorerebbe anche su altre opzioni. Io penso che si faccia sempre più strada l'opzione a basso costo e l'ipotesi low cost che dà delle garanzie, secondo me, corrisponde al nome di Perisic, quindi occhio secondo me col passare delle settimane che quel nome può diventare molto di moda. Tra l'altro calciatore che può giocare sia a destra che a sinistra e dopo andremo a vedere perché sottolineo questo aspetto. C'è poi la situazione Jones, quindi col calciatore insomma che non è in buoni rapporti con l'ambiente Reds, ha saltato l'amichevole del Liverpool ufficialmente per un problema all'anca, però chiaro che quando ci sono delle ipotesi di mercato e il calciatore salta un amichevole, insomma si dà spazio ad altre ipotesi, quindi l'ipotesi che Jones sia in rotta, che Jones insomma stia forzando la mano per andar via. Il problema è che il Liverpool non si schioda dalla richiesta di 40 milioni, non sono stati fatti passi in avanti e quindi al momento Jones non è vicino all'Inter. Come abbiamo detto più volte, servirebbero comunque delle uscite che poi porterebbero a liberare spazio a bilancio, le uscite corrispondono magari al nome di Aslani, di Frattesi, ma ad oggi la priorità, come abbiamo anche letto, è sull'esterno destro, quindi praticamente cambia di nuovo la priorità dell'Inter da Romero, che ormai è un'ipotesi più che remota, si sposta nuovamente sull'esterno destro ed io sottolineo che è una scelta, secondo me, questa una scelta corretta, perché ad oggi l'Inter l'unico vuoto che ha dal punto di vista numerico è proprio sulla fascia destra. Poi il nome di Diaby a me non piace particolarmente perché, come ho sottolineato più volte, si troverebbe comunque a giocare a piede invertito, è comunque un esterno d'attacco da adattare, però andremo a vedere secondo me perché può esserci una motivazione su questa ricerca costante di calciatori offensivi e a piede invertito. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata. Leggiamo sulla Gazzetta dello Sport: Lautaro va di corsa, riecco il capitano, con l'Inter cura la ferita mondiale. Il primo allenamento ad Appiano dopo la finale persa ritrova Thuram e Stones, Kivu lo ha già chiamato. Ecco, praticamente ieri sono tornati ad allenarsi Lautaro, Thuram e Stones, quindi insomma il gruppo da mercoledì, quando si riprenderà con gli allenamenti, sarà al completo. Poi in vista
dell'impegno del 15 agosto, come leggiamo, contro il Betis a Bari, un test per Akanji. Ecco, praticamente il 15 l'Inter sarà al completo, poi probabilmente Chivu utilizzerà poco, magari gli ultimi rientri, quindi Lautaro, Thuram e Stones, però poi ecco, si lavora in vista della sfida col Monza. Occhio perché, a differenza di quanto detto nel post Milan-Inter, dopo Juventus-Inter, Chivu ha parlato di dover valutare la condizione di chi rientrerà per ultimo, di chi è rientrato per ultimo, quindi non è escluso che quantomeno uno spezzone di partita possano giocarlo Lautaro e Thuram contro il Monza, se non addirittura dal primo minuto, ecco, se dovessero avere una buona condizione fisica. Arriviamo a quello che avevo annunciato come il focus del video di oggi. Ecco, molto spesso accanto alle notizie di giornata andiamo a fare degli approfondimenti e oggi ci concentriamo proprio su come l'Inter sta sfruttando i quinti, come stanno giocando i quinti dell'Inter e le tante rotazioni che poi portano, ecco, ad avere un'imprevedibilità e ad essere, ecco, una squadra che dà i meccanismi ben oleati. Andiamo anche alla lavagna tattica e questa è la formazione che ha giocato dal primo minuto contro la Juventus, quindi insomma per questo vediamo schierato questo 11. Naturalmente è un qualcosa sul quale Chivu sta lavorando anche quando in campo ci sono calciatori diversi. Iniziamo da come per esempio ecco, l'Inter sfrutta gli quinti, i terzi, gli attaccanti quando l'azione si svolge sulla corsia di sinistra. Cosa che abbiamo visto soprattutto contro la Juventus in occasione del primo gol. Magari il quinto tende a stringersi e quindi va ad entrare dentro al campo, a sfruttare gli half space e ad andare nella zona di rifinitura. Cosa avviene? C'è lo scambio di posizione tra il terzo e la mezzala. Ecco, molto spesso vediamo il terzo di difesa che avanza e la mezzala che invece si abbassa. O il terzo può restare largo e quindi dare ampiezza e cercare la profondità, oppure stringere anche lui verso il centro del campo. In quel caso poi è l'attaccante che invece si allarga, come è avvenuto proprio in occasione dell'1-0 contro la Juventus, con Bonni che si è allargato e Di Marco che appunto si è trovato nell'half space pronto ad attaccare l'area di rigore. Dall'altro lato invece cosa avviene? Qui abbiamo lo sviluppo sulla corsia sinistra, c'è la mezzala che appunto va al supporto e va proprio nella zona di rifinitura e il quinto dall'altro lato che appunto sale eventualmente pronto poi ad inserirsi in area. In realtà qui abbiamo Luis Enrique che soprattutto sulla destra per quanto riguarda posizionamento, gli inserimenti, ribadisco non è proprio un quinto ideale, però parliamo più per una situazione ecco, tattica su come l'Inter sta sfruttando i quinti piuttosto che un discorso sui singoli. E infatti, come andiamo a vedere anche nell'occasione del primo gol, qui per esempio vediamo c'è Bonni largo sulla fascia e Di Marco in posizione molto più centrale, mentre dall'altro lato vediamo appunto Barella e Luis Enrique che erano saliti. Qui Bonni si allarga, poi Bonni andrà a puntare il suo avversario e Di Marco che si è inserito nell'area di rigore. Questo inserimento del quinto porta comunque ecco, quel pizzico di imprevedibilità, praticamente porta un po' di scompiglio, ecco, il quinto che si accentra, che va nell'half space, che si inserisce in questo modo in aria e quindi è una soluzione che l'Inter sta provando a sfruttare tanto. Andiamo anche sull'altra corsia e vediamo come invece l'Inter fa praticamente un qualcosa di simile anche sul versante opposto, situazione che abbiamo visto in parte nell'occasione del secondo gol contro la Juventus. Perché cosa avviene? Andiamo a risistemare anche le nostre pedine. Cosa avviene quando l'azione invece viene sviluppata sulla destra? È un qualcosa molto simile a quello che abbiamo visto proprio sulla corsia di sinistra, perché c'è il terzo che avanza e si scambia la posizione con la mezzala. A questo punto si trova il terzo di difesa nella metà campo avversaria e come dico spesso è un calciatore che crea scompiglio, perché in un calcio che si gioca sempre più spesso uomo su uomo, avere un terzo di difesa che va ad invadere la metà campo avversaria, quindi creando quell'incertezza su chi deve seguire il terzo di difesa, perché una squadra che appunto è il riferimento sull'uomo, e non parlo solo di chi ha il pressing altissimo, il terzo di difesa teoricamente dovrebbe seguirlo un calciatore offensivo, quindi o si trova un calciatore offensivo a dover rientrare nella propria metà campo con tutti i limiti del caso nella fase di non possesso, oppure c'è bisogno che gli avversari si scambino il riferimento
ma comunque questo può andare a creare un pizzico di incertezza. Proseguiamo con la lavagna e a questo punto cosa succede? Che c'è il quinto che quindi in questo caso si troverà più largo. Molto spesso è il terzo che poi tende ad allargarsi e il quinto che taglia verso l'interno del campo. In questa situazione abbiamo comunque il terzo e il quinto che attaccano insieme e può capitare che magari o l'attaccante, ecco lavoro che per esempio può fare Bonì in questo caso, ma può fare anche Lautaro Martinez, sbari e vada appunto a dare supporto in questa zona di campo, oppure in altre situazioni cosa può capitare? Che ad abbassarsi non sia la mezzala, ma sia magari il regista che va a prendere appunto il posto del terzo di difesa che è avanzato e sia poi proprio la mezzala a dare l'ampiezza, con magari il terzo che si trova invece in zona un po' più centrale. In questo caso, anche qui troviamo poi l'altra mezzala che può avanzare o può rimanere più basso per dare un aiuto alla difesa e magari il quinto che appunto spinge. Quindi noi troveremo in zona offensiva magari il quinto di destra che si è accentrato, qui in questo caso l'azione si sviluppa sulla destra, il quinto sinistro, una mezzala, un terzo, quindi una squadra che porta ecco, tanti calciatori nella zona di rifinitura. L'ampiezza viene sfruttata per esempio in questo caso dalla mezzala, può essere sfruttata invece dal terzo come abbiamo visto prima, ecco lavoro che fa spesso a bastoni quando l'azione si sviluppa appunto sulla sinistra. La profondità poi potrebbe essere sfruttata o da per esempio ecco, il terzo che spinge quindi non si troverà a piede invertito, arriverà sul fondo a crossare, oppure per esempio ecco da questo lato il terzo o la mezzala. Per esempio abbiamo visto spesso anche Barella in questa zona di campo pronto ad andare al cross. E qui arriviamo al punto. Ecco che perché Kivu sta cercando quella soluzione dei quinti a piede invertito. Perché nel momento in cui andiamo a risistemare anche un attimo le pedine, io al quinto chiederò di fare questo tipo di movimento, quindi di andare a sfruttare i cosiddetti half space, quindi le zone tra la zona centrale del campo e la fascia, questa zona praticamente. È chiaro che io, avendo un calciatore che si trova col piede forte all'interno del campo, in quel momento, in quel preciso istante, lo sto facendo agire come un esterno d'attacco. Non è più il quinto che magari tiene l'ampiezza, va alla profondità o si inserisce in area, ma sarà un vero e proprio esterno d'attacco che si accentra e si trova col piede forte all'interno del campo. Come detto, è una soluzione che però può portare qualche incertezza sull'ampiezza e sulla profondità e quindi in questo caso poi intervengono, tra virgolette, a supporto la mezzala e il terzo di difesa per andare proprio a sfruttare ampiezza e profondità. Naturalmente questo è avere questo tipo di quinti a piede invertito potrebbe creare altre difficoltà. Ci arriviamo tra un attimo perché andiamo a vedere invece gli screen relativi al secondo gol. Ecco, qui c'è Diouf che parte molto largo, quindi in questo caso ecco, parte vicino proprio alla linea del fallo laterale. C'è Pavard all'interno del cerchio di centrocampo, quindi già vediamo Pavard che si sta inserendo e Stankovic invece che troviamo più basso praticamente a coprire la posizione che sta lasciando libera Pavard. Ecco, andiamo anche ad ingrandire l'immagine per avere una visuale migliore, mentre Frattesi si sta inserendo. Nella immagine successiva vediamo Idrissou che si è allargato e quindi è il calciatore in quel momento più largo praticamente dell'Inter, Diouf in possesso di palla, Pavard che si è buttato dentro, infatti lo vediamo proprio ecco, vicino a Idrissou. Poi Diouf scambierà con Pio Esposito e quando Pio Esposito è in possesso di palla c'è Pavard proprio che va in una posizione da quinto. Ecco, andiamo ad ingrandire anche questa immagine, vediamo Pavard è molto largo, quindi in questo caso sarà il terzo di difesa che ha spinto, sta facendo il ruolo tra virgolette del quinto, mentre il vero quinto, quello che sulla carta è il quinto, ecco che si inserisce per vie centrali, come vediamo appunto in questa occasione con Diouf che si sta inserendo centralmente, Pavard che va allo scambio più laterale e poi sarà lo stesso Diouf che con l'inserimento centrale andrà a realizzare il gol del momentaneo 2-0. Quindi abbiamo ritrovato quanto visto alla lavagna, col terzo che si allarga, con la mezzala che magari dà supporto, lo scambio tra il terzo e la mezzala o il regista e il quinto che si accentra tanto. La difficoltà, come detto, può essere sotto due aspetti. Uno è la fase di costruzione e come abbiamo visto anche ieri, per esempio, quando si va a costruire
e quindi ovviamente qui abbiamo analizzato anche il secondo gol, non cambiando la pedina di Luis Enrique, in quel caso c'era Diouf, ma come detto poco cambia sul nome del calciatore. Quando si trova il quinto a piede invertito e quindi in questo caso non avremo più Luis Enrique ma avremo Diouf, ecco in realtà abbiamo Massolen e Diouf con lo stesso numero, e in questo caso ecco, se dobbiamo valutare il quinto a piede invertito al posto di Di Marco andiamo a mettere Luis Enrique. Luis Enrique che sulla sinistra fa leggermente meglio, non è un vero e proprio quinto, però fa meglio proprio per questo motivo. Va ad accentrarsi, si trova col piede forte dentro al campo, lavora e ragiona da esterno d'attacco, che è il suo ruolo naturale. L'esterno d'attacco a sinistra non è un quinto, io lo sottolineo spesso. La difficoltà può essere nel momento in cui bisogna fare delle uscite laterali. Perché? Perché magari uscire sul quinto non ci permetterà di avere un calciatore col piede forte lungo linea, ma avrà il piede forte sempre all'interno del campo. Quando le squadre vengono a pressare alte si può avere questa difficoltà poi di dover giocare all'interno del campo, e allora a quel punto cosa può succedere? Che il quinto rimane più alto e si abbassa invece alla mezzala a formare ecco una sorta di costruzione a 4. Oppure l'altra soluzione è che, ovviamente discorso simile se abbiamo Luis Enrique da questo lato, l'altra soluzione è che si abbassi il regista, si vada comunque a costruire a 4, sarà un 4 più 1, 4 più 2, poi magari con le mezzale che possono dare l'appoggio più centrale, o appunto ecco questo per esempio è il lavoro che può fare Barella, più centrale, oppure si allarga per dare un ulteriore sbocco, e praticamente a giocare in costruzione sarebbero i terzi che poi nel momento di costruire si trovano ad agire come dei terzini di una difesa a 4 proprio perché la costruzione è a 4. La fase di non possesso, ovviamente questo poi dipende più dalle caratteristiche individuali dei calciatori, e quindi anche qui probabilmente ecco, se chiediamo a Diouf per esempio e Luis Enrique di andare proprio in linea coi 3 difensori si può fare un po' di fatica. Ecco, io per esempio avevo ipotizzato una sorta di difesa a 4, ovviamente non con Luis Enrique che insomma anche lui non è proprio un difensore eccezionale, ma in questo caso per esempio se abbiamo Carlos Augusto, se abbiamo Di Marco nel ruolo del quinto, ecco magari non chiedere a Diouf di arretrare fino alla propria linea di fondo, ma ecco avere una sorta di linea difensiva del genere con Diouf che per esempio andrà aiutato dalla mezzala, ecco dal terzo, avrà bisogno di avere una copertura alle spalle. Come detto spesso, il quinto a piede invertito non è una soluzione che mi esalta, però è una soluzione che insomma abbiamo visto come l'Inter può sfruttare sul perché. Ecco, Chivu sta lavorando tanto su questi concetti, sul quinto che si accentra, che va negli half space, lo scambio di posizione, il terzo che va poi a dare ampiezza, ed è proprio ecco così che l'Inter sta creando ecco quell'imprevedibilità, ed è così che l'Inter è la motivazione per cui si cercano anche quinti a piede invertito. Sono comunque dei meccanismi che sembrano già ad un buon punto, quindi un Inter che sicuramente per quanto riguarda le giocate a memoria è molto più avanti rispetto alla concorrenza, secondo me lo ha dimostrato sia nella sfida contro il Milan sia in quella contro la Juventus, ed è il motivo per cui ecco noi ad oggi continuiamo a ritenere l'Inter la squadra più forte, proprio perché ci sono dei meccanismi ben oleati. A volte vediamo l'Inter uscire da situazioni di pressing con pochi tocchi, e questo chiaramente è perché è una squadra che ha una continuità tecnica, una continuità tattica, e quindi nel lavoro è più avanti rispetto agli avversari. Ultimo appunto dal punto di vista tattico su cosa sta facendo l'Inter, perché molto spesso si stanno sfruttando anche le zone centrali. E quindi cosa succede? Quando l'avversario magari viene a prendere alto l'Inter, magari l'Inter costruisce e poi cerca con pochi tocchi di arrivare per vie centrali direttamente sugli attaccanti. Adesso che sia Bonni che sia più esposito a sfruttare il fisico e poi a scaricare, e così cercano pochi tocchi e palla direttamente nella parte avanzata, magari anche in zona centrale. Quando invece l'avversario difende per esempio un po' più basso, ecco che vanno sfruttate molte quelle la zona laterale del campo, gli scambi di posizione, quindi cercando di allargare le maglie avversarie, cercando di dare l'ampiezza, che sia il quinto che sia il terzo. In qualche situazione, ed è per questo che dico che il quinto a destra non deve essere però un altro calciatore a piede invertito, può servire proprio arrivare molto spesso al cross. Immaginiamo squadre molto chiuse
ecco, arriviamo spesso al cross magari coi quinti e questo può aiutare anche per esempio, ecco, a non avere quinti a piede invertito, perché se io trovo squadre che in questa zona di campo difendono con un blocco basso, linee strette, probabilmente portare i quinti in questa zona di campo porterà soltanto ad intasare gli spazi. E allora in quel caso io avrò bisogno magari di creare densità sulle corsie esterne per portare una superiorità su queste corsie esterne, quindi in quel caso avrò vantaggi nell'avere il quinto col piede naturale. Quindi, ok, Di Marco Luis Enrique sulla sinistra, a destra di Uff e un quinto col piede naturale. È per questo che dico anche che, insomma, Diaby non è un'ipotesi che mi esalta particolarmente. Detto questo, vi aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, se secondo voi, insomma, questo modo di giocare dell'Inter può portare un'imprevedibilità e una sorta di upgrade, ecco, nello stare in campo, nello sviluppo del gioco, nello sviluppo dell'azione. E dal vostro punto di vista servirebbe più un quinto equilibrato, quindi di piede destro, oppure un calciatore un po' più simile a Diouf, quindi per puntare sempre a dominare il gioco, a creare imprevedibilità, il quinto che si accentra? Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione commenti su tutto ciò che riguarda la nostra Inter, sulle ultime di mercato, su queste situazioni tattiche che abbiamo analizzato e come sempre io vi lascio proprio con un gran bel Forza Inter.